Ci sono momenti nella carriera di una wrestler che segnano un punto di svolta, una linea di confine netta tra ciò che è stato e ciò che sarà. Per Hanako quel momento è arrivato sabato 27 settembre in uno show che resterà nella memoria di tutti i fan della Stardom. In quella notte speciale Hanako è riuscita a battere Hina e a conquistare per la prima volta in carriera il Future of Stardom Championship, una cintura che non sarà forse la più prestigiosa della compagnia, ma che ha un significato simbolico enorme. Rappresenta la porta d'ingresso, il trampolino di lancio verso un futuro luminoso. Quello che abbiamo visto sul ring non è stata soltanto una vittoria sportiva, ma la materializzazione di un percorso, di un sogno, di un duro lavoro che parte da lontano. Hanako negli ultimi mesi aveva dimostrato di avere tutto: fisicità, talento, personalità, ma le mancava quel passo in avanti che distingue una giovane promettente da una campionessa. E sabato, davanti ai suoi tifosi, quel passo è finalmente arrivato. Hina è una delle giovani più determinate della Stardom e non era certo un'avversaria facile da superare. Conosciamo bene la sua capacità di resistere e di lottare con orgoglio nonostante la sua giovane età. Ma Hanako è entrata in quel ring con una concentrazione diversa, con un fuoco negli occhi che trasmetteva un messaggio di audacia e di determinazione. Il pubblico lo ha capito fin da subito: ogni sua mossa, ogni colpo, ogni tentativo di schienamento veniva accolto da un boato, come se ci fosse un filo invisibile che univa Hanako e i suoi fan. Quando poi è arrivata la sequenza finale, quel momento che tutti aspettavano, si è respirata un'atmosfera quasi da film. Hanako ha stretto i denti, ha superato la fatica e ha piazzato la manovra decisiva che le ha permesso di schienare Hina per il conto di 3. Una JP Coaster che sapeva di passato, che per un attimo ha ricordato i mecha. In quell'istante la Stardom ha assistito a una delle immagini più emozionanti dell'anno. Hanako quasi in lacrime con l'arbitro che le consegna il Future of Stardom Championship. Una cintura che luccicava non solo per i riflessi della luce, ma perché incarnava la speranza, la realizzazione, la prova tangibile che i sogni si possono avverare. Hina ha accettato la sconfitta con grande dignità, dimostrando il rispetto che contraddistingue il vero spirito del Puroresu. E forse, da qualche parte nel suo cuore, sapeva anche lei che questa notte apparteneva a Hanako. Il Future of Stardom Championship ha lanciato nel corso degli anni tante giovani stelle che poi sono diventate colonne portanti della compagnia. Pensiamo a Utami Hayashishita, Starlight Kid, Arina. Tutte hanno portato quella cintura in vita prima di spiccare il volo. Ora tocca a Hanako. E questo ci fa capire quanto grande possa essere il suo potenziale, quanto la Stardom creda in lei. Non stiamo parlando di una semplice parentesi, ma dell'inizio di una carriera che ha tutte le carte in regola per esplodere. Hanako ha mostrato potenza, resistenza e cuore, 3 qualità fondamentali per sopravvivere e trionfare nel duro mondo del Joshi Puroresu. E sabato 27 settembre è stato solo l'inizio. La sua storia con il Future of Stardom Championship è appena cominciata e il bello deve ancora venire. Personalmente ammetto che avrei preferito vedere qualcun'altra detronizzare Hina. In cuore mio speravo che la prossima Future of Stardom Champion potesse essere Sayaka Kurara. Una Sayaka Kurara che però, a mio avviso, potrà comunque presto rallegrarsi, perché credo sia destinata a vincere i New Blood Tag Team Titles, ora in possesso proprio di Hanako e di Waka Tsukiyama. Ottobre infatti sarà un mese molto speciale per i show targati New Blood, perché ne avremo ben 3. E chissà che in uno di questi show
non si avveri per davvero la mia previsione. Un qualcosa che mi farebbe alquanto felice, anche perché sarebbe un buon modo per dare un po' di notorietà a gente come Sayaka Kurara e Aya Sakura. E parlando proprio di Aya Sakura, sembra che High Kick Angel abbia le idee molto chiare sul prossimo obiettivo personale. Sì, perché ogni vittoria porta con sé nuove sfide e per Hanako non c'è stato neanche il tempo di festeggiare troppo, perché la sua prima difesa titolata è già alle porte e non sarà una difesa qualunque. Domenica 5 ottobre a Historic Crossover, il pay-per-view congiunto tra Stardom e New Japan Pro Wrestling, Hanako dovrà mettere in palio il Future of Stardom Championship proprio contro Aya Sakura. Il solo contesto di questo evento rende la sfida ancora più grande e il Story Crossover è ormai diventato un appuntamento di culto, un ponte tra due mondi, il Joshi Puroresu della Stardom e il Puroresu maschile della New Japan Pro Wrestling. Quest'anno la location è ancora più suggestiva, Guangzhou in Cina, un mercato in forte crescita per il wrestling giapponese. Portare uno show congiunto in un paese così grande e culturalmente ricco significa aprire nuove porte, nuove opportunità e dare alle lottatrici come Hanako una visibilità internazionale senza precedenti. E quale modo migliore per presentarsi a un pubblico nuovo se non quello di scendere sul ring da campionessa? Hanako porterà con sé non solo una cintura ma anche l'orgoglio di rappresentare la Stardom davanti a migliaia di fan cinesi e a un'audience globale che seguirà l'evento in diretta. L'avversaria, Aya Sakura, non è però da sottovalutare. Sakura è una delle rookie più interessanti, una ragazza che sta bruciando le tappe, che vuole dimostrare di poter scrivere il suo nome nella storia della compagnia. È motivata, ha grande determinazione e soprattutto ha poco da perdere. Affrontare Hanako in un palcoscenico così importante sarà per lei un'occasione d'oro per ribaltare i pronostici e sappiamo bene che quando non hai nulla da perdere, puoi davvero dare tutto. Tuttavia, se c'è una cosa che abbiamo imparato a conoscere di Hanako è la sua capacità di reggere la pressione. Lo ha fatto contro Ina e lo rifarà contro Aya Sakura. Non dimentichiamoci che Hanako arriva a Guangzhou non solo come nuova campionessa Future, ma anche come metà dei New Blood Tag Team Champions. Questo significa che salirà sul ring da Double Champ, una condizione che la mette in una posizione di forza psicologica. È un segnale chiaro. La Stardom crede in lei e lei ha tutte le intenzioni di ripagare questa fiducia. Una vittoria allontanerebbe Sakura anche dai New Blood Tag Team Titles, rispedendo lei e Kurara in fondo alla fila. Ecco perché il mio pronostico pende dalla sua parte. Aya Sakura lotterà con il cuore, metterà sul piatto tutta la sua energia e la sua grinta, ma Hanako ha qualcosa in più. Ha la potenza e l'esperienza accumulati in questi mesi e soprattutto la sicurezza che deriva dall'aver già vinto e difeso titoli della Stardom. Io credo che domenica 5 ottobre a Historic Crossover vedremo Hanako confermarsi campionessa e mantenere il Future of Stardom Championship e quindi a consolidare il suo status di Double Champ. E attenzione, questa difesa non sarà solo un match di contorno, no, sarà una dichiarazione di intenti, sarà il modo in cui Hanako dirà al mondo: io sono qui e non sono una campionessa passeggera. Vincere in Cina in un evento congiunto di questa portata, significherebbe rafforzare la sua immagine a livello internazionale, aprire le porte di nuove rivalità e consolidare la sua posizione come volto emergente della Stardom.
Quello che ci aspetta quindi non è solo un incontro per una cintura, ma un momento di crescita, un test fondamentale per capire fin dove potrà spingersi Hanako nei prossimi mesi. E il bello è che, comunque vada, la sua storia è appena iniziata. Perché in fondo il Future of Stardom Championship non è solo un titolo, è una promessa. Una promessa che oggi brilla intorno alla vita di Hanako e che il 5 ottobre a Kwanzaa potrebbe diventare ancora più luminosa. Per Aya Sakura però questa eventuale sconfitta non significa la fine, ma solo l'inizio di un qualcosa di più grande. Perché se Hanako da sola è una lottatrice temibile, in coppia con Waka diventa vulnerabile proprio grazie alla Tsukiyama, che è sempre stata l'anello debole di EXV. Ecco perché sostengo da tempo che Aya Sakura e Sayaka Kurara abbiano buone opportunità di conquistare i New Blood Tag Team Titles. Solo il tempo ovviamente però ci dirà se ho ragione oppure no. Intanto vi chiedo gentilmente di lasciare il vostro pensiero qua sotto nei commenti. Fatemi sapere se siete felici della vittoria di Hanako o se anche voi, come il sottoscritto, avreste comunque preferito vedere tutt'altra campionessa. Inoltre dite, credete anche voi che nel destino di Aya Sakura e Sayaka Kurara ci siano i New Blood Tag Team Titles? Lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando anche la campanella e condividete il video con tutti i vostri amici in modo da permettere al mio lavoro di raggiungere quante più persone possibile. Grazie di cuore per tutto il supporto che avete dato a me e state dando al mio progetto. Alla prossima! Bye poi!